Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un Bactus scialle, dipende un po' da come lo volete utilizzare, perché comunque lo si può fare un po' più piccolo o un po' più grande. I giri sono 3 che si ripetono, quindi se voi lo volete fare come scialle, cioè lo potete fare, vedete, io già l'ho fatto abbastanza grande, quindi l'ho fatto come scialle. Se lo volete un pochino più piccolo da fare come sciarpa, che sono quelle sciarpe triangolari, basta che vi fermate magari qualche giro un po' prima. Però sono molto molto semplici, appunto, perché, ripeto, sono 3 giri che si ripetono, quindi man mano che vi allargate, cioè è molto molto semplice. Comunque a video vi spiego tutto, come sempre. Quindi, appunto, io ho usato questi colori perché mi servirà poi più avanti verso l'autunno, quindi appunto mi sono portata un pochino avanti già, perché questi sono più colori verso l'autunno, che poi per carità si possono fare anche in estate, in primavera, cioè non è che detto il marrone è per l'autunno, però a me mi serviva per l'autunno, infatti è di lana, l'ho fatto con la lana, si può fare anche con il cotone e con i colori che più vi piacciono. Io ho preso proprio uno sfumato, come vedete, ho fatto tutte le varie sfumature in automatico man mano che lo stavo lavorando. Quindi è molto bello e appunto molto semplice anche, è fatto tutto tra catenelle e maglie alte, quindi sono tutte lavorazioni molto abbastanza veloci, poi fatta maglia alta, quindi ci si allunga anche abbastanza velocemente. Ok, vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un pollice in su. Il materiale quindi che ci servirà sarà sicuramente appunto la lana, voi vedete cosa avete, ma lo si può fare anche di cotone, non è detto che per forza in lana bisogna farlo. Io vi dico, ho usato questa lana merino, sempre delle 3 sfere, che è 60% lana merino e 40% acrilica. Sono 100 grammi, 400 metri e consigliano di usare, qua ci sono i ferri, però 4, 4 e mezzo, ferri uncinetti da 4 e 4 e mezzo. Io siccome lo volevo bello morbido, bello aereoso, l'ho fatto addirittura con il numero 5. Quindi mi resta ancora più morbido, sai, non voglio una cosa molto tirata, acrilica, cioè che poi appunto sembra molto acrilica, quindi l'ho voluto bello morbido e l'ho fatto con il 5. Poi ci serviranno le forbici e ago da lana. La lana, vedete voi quanto la volete fare grande, cioè io vi dico, cioè se la volete fare come uno scialle bello grande che vi copre tutto bene, spalle, sedere, cioè tutto quanto, ok, potete usarne anche 3-4 gomitoli, dipende. Poi se invece lo volete fare a sciarpa, ne usate un po' di meno, perché sennò poi è troppo grande la sciarpa anche dà fastidio, cioè da mettere magari sotto il giubbotto o anche sopra. Quindi la lana sta un po' a voi, lana o cotone, sta un po' a voi la quantità di quanto lo volete fare grande. Iniziamo subito facendo, allora io faccio il cerchio magico perché così almeno me lo stringo in base un po' al mio piacimento. Voi volendo potete fare le catenelle e chiuderle a cerchio, perché so che a molti invece magari il cerchio magico non piace. Però vedete voi, quando, se le volete fare con le catenelle potete fare 8-10 catenelle, dipende un po' dalla vostra mano come lavorate. Allora io faccio il cerchio magico, poi da adesso in poi le 3 catenelle iniziali che facciamo per ogni giro, quindi sia andata che ritorno, valgono come prima maglia alta. Quindi contiamola sempre come la prima maglia alta. Quindi adesso facciamo le 3 catenelle e dentro al cerchio magico, o comunque il cerchio delle catenelle, facciamo altre 19 maglie alte, quindi per un totale di 20 maglie alte. Fatte le 20 maglie alte, vedete io un pochino me lo sono andato a stringere, quindi un buco così, cioè va bene, se no con le 10 catenelle
o 8, quello che sia, comunque rimaneva troppo largo e non mi piaceva, quindi così va meglio. Adesso per il terzo giro andiamo a fare 3 catenelle subito iniziali e poi giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta per ogni maglia sottostante. Quindi dobbiamo andare a fare 20 maglie alte. La prima, che sono le 3 catenelle, quindi la prima maglia alta che ci troviamo, non la andiamo a lavorare, andiamo subito sulla seconda, così ci conta appunto dalla seconda. Vedete, siamo già a 2, se no ce ne viene una in più, quindi facciamo attenzione. Quindi per ogni maglia sottostante andiamo a fare una maglia alta sopra. Per il quarto giro andiamo a fare 4 catenelle, 3 e 4, quindi giriamo il lavoro. Quindi per ogni maglia sottostante andiamo a fare una maglia alta, però la dividiamo da una catenella. Quindi la prima, appunto, come sempre sono le 3 catenelle, quindi entriamo nella seconda, facciamo una maglia alta, una catenella, entriamo nella prossima, facciamo una maglia alta, una catenella e nella prossima di nuovo una maglia alta. Quindi andiamo a fare così tutto il giro, facciamo una maglia alta e separiamo da una maglia alta all'altra con una catenella. Fatto il mio quarto giro, adesso per il quinto giro facciamo 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Giriamo il lavoro e andiamo, allora, qua c'è la prima maglia alta e la catenella, seconda maglia alta, catenella, quindi in questa seconda catenella andiamo a fare una maglia bassissima, quindi entriamo, agganciamo e facciamo una maglia bassissima, poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo andiamo sulle catenelle, quindi ne saltiamo una, andiamo sulla seconda e facciamo un'altra maglia bassissima. Di nuovo 5 catenelle, 3, 4 e 5. Ne saltiamo una, andiamo sulla seconda, ok, e facciamo un'altra maglia bassissima. Quindi di nuovo altre 5 catenelle, 4 e 5, di nuovo ne saltiamo una e andiamo nella prossima a fare la maglia bassissima. Quindi fatti i 4 archetti di 5 catenelle, adesso andiamo a fare di nuovo 5 catenelle, 3, 4 e 5. Questo per il centro del lavoro, quindi saltiamo sempre una catenella, andiamo sulla seconda e andiamo a fare una maglia alta. Quindi sappiamo che questo appunto è il centro. Quindi di nuovo 5 catenelle, 3, 4 e 5. Di nuovo saltiamo una catenella, andiamo sulla seconda e facciamo una maglia bassissima. E quindi di nuovo qua dobbiamo andare a fare i 4 archetti di 5 catenelle, 3, 4 e 5, e andiamo sulla terza catenella che avevamo fatto iniziale, che era la maglia alta, a fare una maglia alta. Ok, quindi anche qua, allora questo è il centro, vedete, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 archetti da 5 catenelle. Adesso per il giro 6 facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare dentro l'archetto. Dentro l'archetto andiamo a fare altre 9 maglie basse, quindi in totale sono 10, scusate, non maglie basse, maglie alte. In totale sono 10 maglie alte, quindi la prima l'abbiamo già fatta, quindi 2. Fatte le 10 maglie alte, andiamo
sulla terza catenella qua dove ne abbiamo fatte 5, ok, andiamo sulla terza catenella, quindi quella centrale, e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere. Quindi facciamo di nuovo 5 catenelle, 4 e 5. Andiamo di nuovo sulla terza catenella qua iniziale, cioè sottostante, e andiamo a fare un'altra maglia bassissima per chiudere. Di nuovo altre 5 catenelle, 4 e 5, e di nuovo sulla terza catenella qua in mezzo per chiudere. Quindi abbiamo fatto altri 2 archetti. Adesso dobbiamo andare a lavorare qua al centro, quindi al centro qua entriamo dentro e andiamo a fare 10 maglie alte. Una, fatte le 10 maglie alte, qui vedete abbiamo la maglia alta, quindi andiamo a lavorare le altre, l'altro archetto qua e andiamo a fare altre 10 maglie alte. Fatte le altre 10 maglie alte, adesso andiamo sulla terza catenella qua dell'archetto sottostante e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere. Quindi adesso ci dobbiamo andare a fare di nuovo i 2 archetti come abbiamo fatto qua. Quindi 5 catenelle, 3, 4, 5, entriamo nella terza catenella dell'archetto e facciamo una maglia bassissima. Di nuovo 5 catenelle, entriamo nella terza catenella dell'archetto e facciamo una maglia bassissima. Quindi avendo fatto i 2 archetti adesso andiamo a lavorare dentro questo archetto, quest'ultimo archetto come abbiamo fatto qua. Quindi qua di nuovo andiamo a fare 10 maglie alte. L'ultima maglia alta, la decima che dobbiamo andare a fare, andiamo a farlo sulla catenella, quindi qua erano le catenelle iniziali, quindi 1 2 3 nella terza catenella, ok, andiamo a fare l'ultima maglia alta e quindi sono 10, così ci dà un po' la cosa, la sensazione del dritto. Quindi adesso facciamo di nuovo 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante. Quindi la prima già la saltiamo perché ci sono le 3 catenelle e quindi andiamo a fare le altre 9 maglie alte. Fatte le 10 maglie alte andiamo sulla terza catenella qua dell'archetto sottostante, andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi andiamo a fare di nuovo le 5 catenelle, 2 3 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo, sempre nella terza catenella, e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi gli archetti, come avete potuto vedere, abbiamo iniziato a farne 4, ok, poi il primo si lavora con le maglie alte, negli altri 3 praticamente sopra vengono fatti 2, dai 2 ne viene fatta una, quindi abbiamo appunto questa lavorazione qua. Adesso andiamo a lavorare le 20 maglie alte, quindi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia sottostante. Fatte le 20 maglie alte andiamo sulla terza catenella qua dell'archetto, ok, e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere. Quindi facciamo le 5 catenelle, 4 e 5, quindi andiamo a fare, vedete, l'ultimo archetto come l'abbiamo fatto qua. Andiamo nella terza catenella, sempre andiamo a chiudere con una maglia bassissima. E adesso qua ci lavoriamo anche qua 10 maglie alte, quindi una maglia alta sopra ogni maglia sottostante. Per l'ottavo giro, quindi andiamo a fare 4 catenelle, 2 3 e 4, giriamo il lavoro. Quindi adesso andiamo a fare il giro questo qua di una maglia alta separato da una catenella.
Quindi la prima appunto l'abbiamo già fatta, quindi saltiamo, andiamo nella seconda e facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e andiamo avanti così. E adesso poi, arrivando all'archetto, vi faccio vedere come bisogna fare. Ho fatto le mie 10 maglie alte separate da una catenella, quindi vedete sono arrivata qui all'archetto. All'archetto di nuovo entro nella terza catenella centrale e vado a fare una maglia bassissima. Quindi riprendo a fare una maglia alta e una catenella per tutta la parte qua centrale. Di nuovo arrivando praticamente qui all'archetto, da questa parte, vado appunto a fare una maglia bassissima come abbiamo fatto adesso e poi a continuare anche qua questo fino alla fine del giro con una maglia alta e una catenella. Adesso per il giro 9 andiamo di nuovo a riformare gli archetti, quindi iniziamo facendo 8 catenelle, giriamo il lavoro e qui di nuovo andiamo a fare la maglia bassissima, quindi non sulla prima catenella ma sulla seconda e facciamo una maglia bassissima, poi altre 5 catenelle, 4, 5, non sulla prima catenella ma sulla seconda andiamo a fare la maglia bassissima, di nuovo 5 catenelle, 3, 4, 5, non sulla prima, sulla seconda andiamo a fare una maglia bassissima e siamo a 3 ancora una volta, 2, 3, 4 e 5, non sulla prima, sulla seconda andiamo a fare una maglia bassissima. Ok, adesso siamo qua, abbiamo il centro, però ci dobbiamo andare ad allargare perché il centro poi le catenelle cioè le andremo a fare qua, quindi qua cosa facciamo? Allora andiamo, abbiamo fatto la maglia bassissima, facciamo altre 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e andiamo a metterci, allora dove iniziano qua praticamente le maglie alte, la catenella del centro, ok, anche qua quindi saltiamo la prima catenella, andiamo sulla seconda e andiamo a fare una maglia bassissima. Opla, è scappata. Quindi di nuovo andiamo a fare 5 catenelle, 4 e 5, non sulla prima, sulla seconda andiamo a fare una maglia bassissima, di nuovo 5 catenelle, non sulla prima, sulla seconda andiamo a fare la maglia bassissima, quindi di nuovo 5 catenelle, 2 3 4 5, non la prima, la seconda facciamo una maglia bassissima. Quindi questo qua, allora abbiamo fatto praticamente le 5 catenelle qua in mezzo diciamo alle due arcate, vedete, del lavoro, in modo che qua poi adesso ci andiamo a formare un altro ventaglio, ok, e qua abbiamo fatto altre 3, ok, 3 archetti. Adesso qua andiamo a fare il centro, quindi di nuovo facciamo 5 catenelle, 4 e 5, non sempre sulla prima ma sulla seconda, a sto giro andiamo a fare la maglia alta, ok, quindi di nuovo facciamo 5 catenelle, 3 4 5, non la prima, la seconda facciamo maglia bassissima e qua è il centro, quindi adesso dobbiamo andare a formare questi 3 archetti, quindi formato i 3 archetti adesso andiamo a fare quello di unione dei due ventaglietti,
quindi sempre 5 catenelle, 4 e 5, ok, quindi non sempre nel primo, nella prima catenella, ma nella seconda, andiamo a fare una maglia bassissima. E adesso di nuovo si vanno a formare gli altri 4 archetti che ci rimangono. Ho fatto le ultime mie 5 catenelle, vado a chiudere sulla terza catenella che avevamo fatto qua inizialmente, ok, con una maglia alta. Ok, adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, giriamo il lavoro, quindi andiamo di nuovo a lavorare sopra questo primo archetto altre 9 maglie alte, quindi con le catenelle siamo a 10. Fatte le 10 catenelle, andiamo sulla terza catenella dell'archetto a fare una maglia bassissima, di nuovo 5 catenelle, 4 e 5, terza catenella dell'archetto sottostante, facciamo una maglia bassissima, di nuovo 5 catenelle, sempre la terza catenella, ok, e facciamo una maglia bassissima. Adesso siamo qua dove ci sono le 5 catenelle che uniscono praticamente i due ventaglietti, e qua bisogna andare a formare l'altro ventaglietto, quindi qua si vanno a lavorare 10 maglie alte. Fatte le 10 maglie alte, quindi si va nella terza catenella, ok, dell'archetto, e si va a fare una maglia bassissima per chiudere. Quindi di nuovo ci andiamo a fare i 2 archetti, quindi le 5 catenelle, 4, 5, nella terza catenella si va a chiudere con una maglia bassissima, di nuovo 5 catenelle, di nuovo nella terza si va a chiudere con una maglia bassissima. Quindi siamo arrivati qua al centro, quindi qua al centro, dentro la prima parte qua si fanno 10 maglie alte, e nella seconda parte di nuovo altre 10 maglie alte. Ho fatto le mie praticamente 20 maglie alte, 10 da una parte e 10 dall'altra, quindi ho l'archetto, quindi vado nella terza catenella a fare una maglia bassissima, quindi qua di nuovo andiamo a formare altri 2 archetti, 3, 4, 5, si va nella terza catenella, si fa la maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 e 5, nella terza, e si fa una maglia bassissima. Quindi sono arrivata di nuovo qua dove ci sono le 5 catenelle che uniscono i 2 ventaglietti, quindi di nuovo qua mi vado a fare altre 10 maglie alte. Fatte le 10 maglie alte, quindi vado nella terza catenella dell'archetto a fare una maglia bassissima, di nuovo mi faccio le mie 5 catenelle per fare l'archetto, quindi faccio il primo archetto e faccio il secondo archetto, 4 e 5, e vado sulla terza, ok, catenella qui a fare una maglia bassissima, mi ritrovo nell'ultimo archetto e qui di nuovo vado a fare le 10 maglie alte. Ricordatevi solo che la decima maglia alta la andiamo a fare qua sulla terza catenella, ok, che sarebbe la maglia alta, quindi la decima maglia alta la facciamo sulla terza catenella. Ho finito, vedete, le mie 10 maglie alte. Adesso per il giro 11 andiamo a fare le 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia sottostante. Fatte le 10 maglie alte, quindi andiamo nella terza catenella qua e andiamo a fare una maglia bassissima, quindi formiamo l'ultimo archetto,
4 e 5, sempre nella terza catenella andiamo a chiudere, ok, quindi di nuovo ci ritroviamo le 10 maglie alte, quindi sopra di nuovo andiamo a fare 10 maglie alte. Fatte 10 maglie alte, di nuovo vado a chiudere, faccio l'ultimo archetto, 4 e 5, ok, quindi sempre chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Qui adesso siamo al centro, quindi qua ci facciamo le 20 maglie alte e di nuovo poi, ok, qua di nuovo a fatte le 20 maglie alte andiamo a chiudere con una maglia bassissima, ci facciamo le 5 catenelle per formare l'ultimo archetto e andiamo a chiudere con la maglia bassissima, quindi ci sono di nuovo le 10 maglie alte, di nuovo ci facciamo sopra 10 maglie alte, nell'archetto facciamo la maglia bassissima per chiudere, facciamo l'altro archetto e chiudiamo con la maglia bassissima sul secondo archetto e di nuovo abbiamo le 10 maglie alte e quindi ci rifacciamo le 10 maglie alte sopra. Quindi vedete sono praticamente i giri che si ripetono, ok? E alla fine appunto è questo qua, il giro si ripete sempre così. Quindi adesso per carità vi faccio vedere poi ancora l'ultimo giro che sarebbe poi quello delle maglie alte con la catenella e poi da lì in poi potete andare avanti voi da soli, in modo che appunto tanto i giri sono questi qua, quindi le alternate, dovete solo vedere che appunto dove si va a formare, vedete qua all'inizio avevamo un ventaglio, da 1 abbiamo fatto 3 ventagli, adesso da 3 ne abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Quindi nel prossimo giro ne andremo ad avere 7, perché sono tutti dispari, ok? 1, 3, 5, 7. Quindi sappiate che appunto dove si va a formare un ventaglio e dove ci sarà un altro, bisognerà andare a fare qua le 5 catenelle, ok? Per unire, vedete, i due ventaglietti. Quindi qua ci sarà un altro ventaglietto, poi c'è il centro e poi qua gli altri. Ok? Quindi è molto semplice, io comunque vi lascio appunto la foto con lo schema, quindi voi potete benissimo appunto consultarlo. Sappiate solo che appunto lo schema che vi lascio, io praticamente l'unica cosa che ho modificato è qui il centro, perché sullo schema c'è scritto 6 catenelle e una doppia maglia alta qua del centro nel mezzo. A me non mi piaceva come veniva perché appunto veniva troppo largo, sai, quindi non mi piaceva e anche per non confondermi ho fatto per tutti 5 catenelle, ok? E qua la maglia alta, perché anche qua così almeno non mi confondo. Quindi vedete voi se volete seguire questo qua che vi ho detto io, cioè con sempre anche qua 5 catenelle, maglia alta, così sapete che dove ci sono, dove bisogna fare gli archetti sono sempre 5 catenelle. Oppure seguire lo schema che vi lascio, che l'ho trovato su internet, quindi non è che l'ho fatto io, quindi lo schema che appunto vi lascio dove c'è 6 catenelle e la doppia maglia alta. Quindi vedete un po' voi appunto quello che come più vi piace. Ok, quindi niente, andate avanti appunto così fino alla grandezza desiderata. Ho finito il giro 11°, ok, vi faccio vedere quindi ancora il 12° come avevo detto prima e poi continuate da sole come appunto vi ho spiegato già prima. Quindi per l'ultimo giro che vi farò vedere appunto se facciamo 4 catenelle, giriamo il lavoro e quindi andiamo a fare una maglia alta già nella seconda maglia alta sottostante, una catenella, quindi una maglia alta, una catenella per tutte queste 10, questo primo ventaglietto, quindi queste 10 maglie alte. Quindi ho finito la mia prima parte, mi trovo appunto il ventaglietto, vado a chiudere con una maglia bassissima e vado poi subito a iniziare le altre mie 10 maglie alte separate dalla catenella che mi ritrovo. Quindi
quest'altro ventaglietto. Ho finito anche il secondo ventaglietto, quindi sempre qua nell'archetto andiamo sulla terza a fare la maglia bassissima e ci ritroviamo al centro. Quindi qua al centro facciamo le 20 maglie alte separate dalla catenella. Finito le mie 20 maglie, ok, del centro, vado a chiudere con una maglia bassissima e mi vado a fare il prossimo ventaglietto. Quindi di nuovo maglia alta e catenella per altre 10 volte. Fatto le mie 10 maglie alte con catenella, ho già fatto la chiusura pure sulla terza catenella dell'archetto e di nuovo mi vado a fare l'ultimo ventaglietto che mi è rimasto, di nuovo facendo sempre le 10 maglie alte e una catenella di separazione. Okay, vado a fare l'ultima maglia alta che mi rimane. Ok, e quindi opla, vedete, si sta allargando sempre molto velocemente perché comunque fatto a maglia alta si fa anche abbastanza veloce. Ed eccolo qua, l'ho finito, ok, vedete sono andata avanti parecchio, quindi è diventato bello lungo. Se ripeto, voi lo volete fare più piccolo, da fare come sciarpa, appunto vi fermate qualche giro prima, se no comunque se lo volete fare anche più grande lo potete comunque ancora continuare. Quindi io vi ho voluto far vedere appunto più o meno la misura. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto e il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!